Bentornati all'appuntamento con il bilancio trimestrale di Banca Mediolanum, non soltanto risultati finanziari ma anche un momento di osservazione e di condivisione del percorso fatto e di quello da fare. E quindi per questo con noi ancora una volta l'amministratore delegato Massimo Doris, benvenuto. Grazie mille, un saluto a tutti. Allora, da quanto dichiarato oggi in questa giornata istituzionale a valle del Consiglio d'amministrazione è stato davvero un trimestre straordinario. Quali sono i numeri che meglio vanno ad identificare questi 3 mesi di attività? Dice bene, un trimestre davvero ottimo, perché l'utile netto del trimestre è stato di 133,4 milioni, in crescita dell'85% rispetto al primo trimestre del 2020. Le masse in gestione sono salite a 97,7 miliardi di euro, un più 25% rispetto sempre al primo trimestre dello scorso anno. L'indice di solidità della banca, quindi tecnicamente il Common Equity Tier 1 Ratio, è al 20,7%, quindi a livelli altissimi. E molto importante, se l'utile netto del trimestre è stato influito anche da elementi straordinari, un altro dato importantissimo che non ha a che fare con elementi straordinari è il margine operativo. Il margine operativo è stato di 125,3 milioni, un più 26% rispetto al primo trimestre 2020, ma soprattutto come margine operativo è il miglior trimestre di sempre, segno che proprio il business, l'andamento della società è molto solido e in costante crescita. Accanto a questi dati poi ci sono le raccolte che ancora una volta vanno a confermare il crescente valore della consulenza personalizzata rispetto alle nuove esigenze dei clienti. Ecco, anche queste raccolte sono in linea con i dati che ci ha appena raccontato? Sì, sono ottime anche le raccolte perché parliamo di 2 miliardi e 180 milioni di raccolta netta totale, di 1 miliardo e 380 milioni di raccolta netta gestita, quindi qui parliamo di investimenti. Il credito, 853 milioni di nuovi crediti erogati, e qui abbiamo un più 37% rispetto al primo trimestre 2020, e anche come raccolta premi assicurativi e protezione 35,2 milioni, un più 36% rispetto allo scorso anno, e mentre come raccolta netta è leggermente inferiore all'anno scorso, ma l'anno scorso avevamo fatto l'offerta al 2% sui conti di deposito, che quest'anno non c'è stata. Se guardiamo invece la raccolta netta gestita, quel miliardo 380 milioni si confronta con i 404 milioni del primo trimestre dello scorso anno, quindi nettamente al di sopra. Quindi risultati commerciali veramente eccellenti. Stiamo parlando di eccellenza, di record, di straordinario, però mi sembra, ormai i nostri incontri sono ricorrenti, che questa eccezionalità stia un po' diventando una costante. Quindi vorrei chiedere che cosa c'è alla base di questa crescita che possiamo definire progressiva. Beh, c'è sicuramente il fatto di mettere il cliente al centro, e quindi avendo il cliente al centro si fanno tutte quelle cose per potergli dare il miglior servizio. Quindi questo vuol dire investire costantemente in tecnologia e informazione, vuol dire essere anche efficienti, perché se si è efficienti a livello di costi, controllo costi, si può investire di più e si può dare di più al cliente, e soprattutto occuparsi del cliente a 360 gradi, cioè di tutte quelle esigenze che hanno a che fare col denaro. Difatti abbiamo visto prima, no, abbiamo parlato di raccolta di denaro, che sia in conto corrente che per quanto riguarda gli investimenti, ma anche di credito, mutui e prestiti, e anche di protezione, perché una polizza assicurativa che obiettivo ha? Ha l'obiettivo di annullare o perlomeno ridurre gli effetti economico-finanziari di un evento negativo. Ecco, questo è il vostro approccio, ma posso chiedere se tutto questo poi si traduce anche in risultati? Beh, oltre ai risultati di cui ho parlato prima, di raccolta, di erogazione, di raccolta premi, si traduce anche in una importante differenza con altri operatori del mercato molto simili a noi. Un po' tutti si occupano
sia di raccolta sia di erogazione e magari molto poco di protezione. Ecco, io posso esprimere un po' in numeri questa differenza di Banca Mediolanum, perché all'interno della categoria delle banche che fanno uso di consulenti finanziari, quindi qui ci sono i nostri family banker, sui dati del primo trimestre noi rappresentiamo il lavoro fatto dai family banker da Banca Mediolanum, rappresenta il 14% della raccolta netta totale all'interno di Assoreti, il 13% della raccolta netta gestita, e questo è il nostro livello, quanto siamo all'interno, ma se poi andiamo sui mutui, Banca Mediolanum rappresenta il 43% dei mutui erogati dalle società, dalle banche che si affidano a reti di consulenti. Banca Mediolanum rappresenta il 75% dei prestiti erogati dai consulenti finanziari e addirittura il 96% delle polizze protezione raccolte dai consulenti finanziari in Italia. Quindi questo dà proprio un'idea del fatto che Banca Mediolanum tende a occuparsi non solo della gestione dei risparmi, ma anche appunto di altri fattori come l'erogazione di prestiti e mutui in modo importante e anche di proteggere i clienti appunto da eventi negativi, proteggerli dal punto di vista economico evidentemente. Quindi questa è la dimostrazione che cerchiamo di occuparci a 360 gradi delle esigenze economico-finanziarie dei nostri clienti. Bene, allora grazie a Massimo Doris, grazie per averci permesso di conoscere ancora qualcosa in più di questa realtà italiana. Un piacere. E la prossima occasione per farlo sarà alla scadenza del prossimo trimestre, quindi 29 di luglio ci rivedremo. Alla prossima, al 29 di luglio allora. Grazie.